Ciao a tutti, oggi sono qui per comparare due scarpe del Silo Mercurial di Nike, la Superfly 4 e la Vapor 10, e scoprire perché molti calciatori continuano a preferire la Vapor alla più tecnologica e avanzata Superfly. Seguitemi! Partendo dalla tomaia, nelle Superfly troviamo il Flyknit con uno strato di Nike Skin sopra, che la rende ovviamente più resistente all'usura e permette anche di applicare lo strato di ACC per un controllo ottimale in tutte le condizioni di gioco. Nelle Vapor invece troviamo il Teijin, che forse è anche più sottile della tomaia delle Superfly. Per questo i benefici sono diversi. Partendo dal fatto che la calzata è stretta in entrambe le scarpe, nelle Superfly si ha davvero la sensazione di indossare una calza fornita ai tacchetti, grazie soprattutto al Dynamic Fit Collar che aiuta a connettere gamba e piede. Inoltre troviamo anche i Brio Cables che aiutano ad avere una calzata ancora più stretta quando stringiamo i lacci. Nelle Vapor invece si ha sempre la sensazione di indossare praticamente niente ai piedi, grazie soprattutto al Dynamic Support, che è questa gabbia che troviamo all'interno della tomaia. In generale nessuna delle due scarpe prevale sull'altra, anche se sinceramente sotto questo punto di vista ho preferito la sensazione unica che sia con le Superfly. In termini di comodità devo ammettere che entrambe le scarpe sono su un ottimo livello, anche se indubbiamente vince la Vapor. Non ho avuto infatti nessun problema in termini di comfort. La calzata è sì stretta, ma ripeto, non ho avuto nessun problema in termini di comfort. Nelle Superfly invece ho avuto problemi nella parte posteriore, infatti il tallone mi ha provocato delle vesciche anche in questa versione. Penso che comunque sia una cosa soggettiva, infatti mi ha provocato delle vesciche in certe situazioni, ma in altre non me le ha provocate. Il tocco di palla è perfetto in entrambe le scarpe, anche se ci sono comunque delle piccolissime differenze. Nelle Superfly la tomaia in Flyknit e Nike Skin è abbastanza fine e per questo garantisce un tocco di palla molto preciso, anche se il grip sulla palla, nonostante queste piccolissime scanalature, non è ai massimi livelli. Nelle Vapor invece la tomaia è leggermente più fine e per questo il tocco di palla è ancora più preciso, anche se il grip sulla palla in questo caso mi è sembrato minore. Non saprei davvero quale preferire tra le due. Io andrei su Superfly per questione di sensazioni, ma davvero sono praticamente uguali, quindi vedete voi davvero. Le suole sono molto simili, ma anche qui troviamo delle piccolissime differenze. La configurazione dei tacchetti è la stessa e come ho detto nella recensione delle Vapor, penso che sia molto buona e sia la migliore concepita per la velocità. Inoltre troviamo solo tacchetti lamellari e ne troviamo 4 nella parte posteriore che garantiscono sia un'ottima stabilità ma anche una veloce ed efficiente penetrazione nel terreno. La parte anteriore mi è piaciuta davvero tanto, infatti i tacchetti sono disposti in modo da accelerare praticamente in tutte le direzioni. I materiali della suola sono diversi, infatti nelle Superfly troviamo la fibra di carbonio, ma è diversa dalla precedente edizione, infatti adesso troviamo 2 strati anziché 3 e questo la rende più flessibile, garantendo comunque un'ottima reattività in tutti i movimenti. Nelle Vapor troviamo invece il nylon compresso che conosciamo già dall'Hypervenom per esempio, che è più flessibile ovviamente rispetto alla fibra di carbonio e garantisce quindi una maggiore comodità. Qua devo dire che vado ancora su Superfly per la maggiore reattività della suola, ma in questione di preferenze, se vuoi una suola più reattiva vai su Superfly, se vuoi una suola più flessibile e più comoda vai su Vapor. La resistenza all'usura è ottima in entrambe le scarpe, ma anche in questo punto di vista vincono le Vapor. Infatti, dopo oltre 20 ore di utilizzo non trovo davvero nessun segno di usura, mentre nelle Superfly qualche segno si nota. La protezione è ovviamente scarsa in entrambe le scarpe per colpa della tomaia così fine, ma è un problema che si deve considerare se si sceglie una scarpa del genere.
Concludendo, penso che queste due siano delle scarpe di altissimo livello. La sensazione che si ha usando le Superfly è davvero pazzesca. Ma allora perché molti calciatori continuano a scegliere Vapor rispetto alla più innovativa Superfly? Semplicemente perché è una scarpa più classica e soprattutto non ha avuto nessun problema in termini di comfort, come per esempio le vesciche nelle Superfly. Ma voi per quale scarpa siete? Vapor o Superfly? Mid cut o low cut? Dynamic Fit Collar o no? Fatemelo sapere come sempre qui sotto nei commenti. Inoltre se avete altri dubbi o volete altri video come questi, fatecelo sapere come sempre qui sotto nei commenti. Ci vediamo presto!